piacerebbe. Ma prima di tutto volevo anche dire, no, di ringraziare Antonio Palmieri, no, che mi ha portato qui con questo progetto che è Legends, no, che è un progetto interessante. Non è solo quello che abbiamo vinto il primo e il secondo scudetto, che siamo qua, Alessandro Renica, da Bruno Giordano che è stato con noi, Alemão che abbiamo fatto un collegamento alla grande, poi Andrea Carnevali, Yolanda, tutto quello che, vorrei complimentare questo aí che ha fatto, che è difficile, no? Magari di questa idea, no? Di creare, creare questo per i tifosi, che sono sicuro che abbiamo rimasto nella storia, però sono anche gli altri giocatori più giovani che anche fatto la passagem qua, perché Napoli è molto speciale, non solo per me, per tutti che hanno passato, che hanno vissuto non solo il calcio, ma la città, il po'. Io voglio ringraziare Antonio poi a tutti i napolitani perché mi fa molto piacere di ritornare a Napoli. Vivo ancora un po' così, come se fosse ieri, no? E io sono andato in 93, sono andato via. Allora è proprio, diciamo così, che Antonio Careca è molto vivo qua a Napoli, mi fa molto piacere di tornare sempre qua. È buono, è troppo buono. Quello che ho detto prima lì, sono andato via, sono andato a fare questa esperienza in Giappone, però potevo magari tornare qua anche da fare crescere i bambini miei, sì, il più piccolo che è Thiago con 36 anni, ma niente, ho scelto lì da tornare, adesso ho i tre nipoti. Ma comunque voglio ringraziare a tutti, niente. Allora, fate di... Dicevi che il gol di Osimhen ti ha ricordato quello Sì, di Pelé. sì, mi ha colpito perché ci dico che ha fatto proprio un gol di Pelé. A parte che lui è stoppato di petto, poi coscia, poi è tirato in porta. Poi in un spazio corto, come Pelé, si assomiglia in chiaro in questo gol che ha fatto Pelé in Coppa, perché io stavo girando qua in città e tutti quanti, no, ha fatto Osimhen contro Roma un gol di Antonio Careca, no, Antonio Careca no, ha fatto di Pelé, perché davvero ha usato muita tecnica, poi lui è alto e per avere questa coordinazione, no, comunque è difficile, non è così facile. Ora, mi ha impressionato come giocatore perché l'ho visto in TV è una cosa, no? Quando tu vai in stadio e vedi lui da solo lì, con difficoltà che c'è ora che è difficile anche da stoppare, che sono sempre uno addosso, però mi ha impressionato come giocatore, per questo che ho detto che è uno che deve crescere ancora. C'è 23-24 anni se mi sbaglio, e c'è molta qualità, è un giocatore che diciamo così, che il presidente è anche fortunato, farà un sacco di soldi. Antonio, in questo Napoli tu rivedi qualcosa del tuo Napoli? Vedo una squadra così unita, una squadra così famiglia. Ho conosciuto lì il mister, mi è piaciuto, ho parlato anche un po' con il staff suo lì. Loro sono molto uniti. Sono arrivato lì verso le 9, 9 qualcosa, sono rimasto fino alle 10 e mezza, alle 11, ho conosciuto un po' lì dei ragazzi. Si vede che è un ambiente troppo buono, che vivono il giorno lì con l'amicizia. Vedi, ho visto i giocatori che c'è la fame di vincere e poi, torno a dire, per vincere un scudetto, per vincere una Champions, che c'è questa possibilità. Purtroppo, secondo me, è sbagliato un po' lì sulla Coppa Italia, che poteva anche vincere, poteva anche andare un po', però è una squadra che c'ha in questo momento c'è una struttura di una rosa interessante, che anche la banchina non è che ha fatto vedere lì domenica, ma
quasi tutta domenica che entra uno, entra l'altro, lo fa la differenza e questo che è importante per vincere e vincere bene come sta andando, perché c'è ambiente buono, un spogliatore ottimo, c'è un allenatore che capisce e sono giocatori che c'è molta qualità e c'è anche fame di fare storia con il Napoli. Quanto è merito di Spalletti e che vedi nel futuro di Spalletti? Io mi auguro che sia questo scudetto, che c'è una possibilità di arrivare anche in fondo sulla Champions, anche, diciamo così, può anche arrivare in una finale. Poi la finale è un po' particolare perché è una partita solo, però lui può arrivare sulla quarta, sulla semifinale, poi si gioca tutto, magari si arriva in una finale. Il scudetto c'è questo vantaggio e sarà così, sono sicuro che sarà così, perché lo credo che tutti i giocatori, la staff sono focati, sono concentrati in questo obiettivo, però c'è questa opportunità anche da Champions che sarebbe il massimo, no? Perché abbiamo conquistato una UEFA che c'è un'importanza, però la Champions sarà sempre la Champions. E se va così è un futuro, io mi auguro che lui possa magari fare parte, chissà, nel futuro come allenatore da nazionale, perché ancora anche noi in Brasile viviamo un po' particolare con questa nazionale, purtroppo avevamo una squadra e giocatori fenomeni, però non è portato il risultato. Penso che anche Tite ali ha sbagliato tantissimo come allenatore. E è difficile di guardare il mondiale senza l'Italia, che già fa 2 mondiali che non si qualifica. Non so perché non sta andando, non sono un dirigente e cosa, però i brasiliani mi domandano come mai non è il secondo mondiale che... A me mi dispiace tantissimo, perché un mondiale senza Italia è così, manca troppo, perché c'è storia. Qual è il giocatore che ti colpisce di più in questo Napoli? Uno su tutti. Io ti dico che ho visto domenica che Cavara c'è una qualità come sudamericana, ma chi mi ha colpito di più è Osimhen. Per la qualità che c'è, che sa che c'è un po' di difficoltà sui piedi, perché non è tecnicamente un fenomeno, però lo sa lavorare. Però dentro da area che è il tuo ufficio, no? Che è il suo mestiere, no? Di fare gol e cosa, metti paura a tutti quanti. Poi lui è incansabile, uno che si movimenta da destra a sinistra, dà opzione a quel centrocampista per fare 1-2 curto. Però ti dico che mi ha impressionato molto. Che valore ha un centravanti come Simeone che fa un gol ogni 65 minuti? È bravo, è uno che è arrivato fa 6 mesi più o meno, no? Sì. Poi c'è qualità, è diverso, no? Perché è uno più piccolo, c'è un po' più di mobilità. Poi anche un argentino, c'è anche la grinta, no? di vincere sempre. Ha fatto un bellissimo gol di sinistra lì. E per questo che dico che il Napoli è pronto per vincere il scudetto, perché sono qualità, non so, quelle 11 magari che inizia per un motivo o un altro, per una scelta degli Spalletti, no? Del mister, però quelli che sono in banchina sono pronti, no? Appena lo va in campo lo fa o prova di fare meglio che quello che stava giocando. Per questo anche questa partita mi ha impressionato anche Lobot, no? Che è il centrocampista che ha fatto, mamma mia, ha corso più di 20-30 km, perché mi ricordava anche di Alemão, no? Di Riccardo, no? Che faceva un po' da tutto lì sul centrocampo, andava sulla destra, sinistra, andava anche sull'appoggio. Anche Lozano ha fatto anche una buona partita. È una squadra di molta qualità e lì è il mister che deve scegliere, perché come questa ultima partita io non facevo fuori Osimhen. Il mister ha tolto al posto perché forse è stancato un po', che era corso troppo,
e ha messo Simeone e ha fatto gol. E io lascerebbe Osimhen fino alla fine, o non so se lui alza le mani e dice, oh, mister, cambia che sono stanco. Io lasciavo sempre i 90 minuti perché a me mi è piaciuto assai. Ha fatto una bellissima partita, però mister, come vivi tutto il giorno lì, vivi proprio lì nel centro sportivo, no? Sì. Mamma mia, è proprio un pazzo perché stare lì, perché lì è tutto lontano di tutto, no? Però per una squadra è trovato anche un centro di sportivo molto, molto bravo, molto efficiente, una struttura spettacolare. Prima avevamo solo lì a Soccavo un campo Neanche da troppo 12 bello, metri, perché poi la pioggia e il cosa era difficile anche di curare, però si vede anche che in Napoli c'è una bellissima struttura in questo momento e è giusto che vivi questo momento, come diciamo in brasiliano, meraviglioso, no? Molto bello. Antonio, sei stato a Castelvolturno proprio con Spalletti, che impressione ti ha fatto, cosa vi siete detti? Sì, abbiamo chiacchierato un po' lì, cosa particolare, no? Però ha detto questo, che la squadra è una squadra che c'è, chiaro, i talenti sono quello che sono molto differenziati tecnicamente, però è una squadra di genio, di giocatori differenziati, non arriva in nessun posto. E ha detto che è una squadra molto unita, sono giovani, sono ragazzi e che ascoltano molto. Allora, mister è uno che non vuoi perdere neanche sulla partitella di giovedì, lui vuole vincere sempre e lui riesce a passare a questi giovani che deve essere così, una mentalità così. Poi a Napoli, a lavorare a Napoli è sempre una pressione. Ho parlato anche con Jesus, no? Con Juan Jesus, che è un brasiliano, che ha girato un po', che c'è molta qualità, in momento che sta entrando in partita fa anche abbastanza bene. Ha detto che è impressionante giocare qua, perché ha giocato e girato un po' a Roma, anche a Milano, però qua a Napoli lui si trova molto molto bene. Io mi auguro che anche lui possa seguire così avanti, fare anche la storia. Ma mi si è detto questo, che è una squadra concentrata, una squadra che vuole vincere, che vuole anche loro fare storia con i tifosi, con la città, con la squadra. Io sono sicuro che loro sono nella strada giusta. Antonio, non so se hai avuto modo di parlare con il presidente De Laurentiis. Molti No, meriti purtroppo no. sono anche suoi per aver costruito comunque una squadra competitiva. All'inizio Sì, stagione sì. era uno dei pochi a crederci Sì. in un Napoli competitivo. Per Ma è questo successo, no? Diciamo così, che si merita l'allenatore, i direttori, i giunti, tutta la squadra, c'è anche dei presidenti, che è giusto, perché dico così, che non è la fortuna di trovare. Lui, ci sono lavoratori lì che lavora per la squadra, per lui, e per vincere sempre. Ha trovato questo Kvaratskhelia, no? Ha pagato 10 milioni. Hai preso, hai andato via Koulibaly, hai preso i coreani su 20-18 milioni. È merito anche, non so, no, di tutti i giocatori, ma anche dei presidenti che fa queste cose, lo fa soldi, che è giusto perché è un business molto alto adesso, prima non girava su questa cifra di cosa, e fa parte del gioco. Importante che lui ha fatto andare quelli, no? Gli ha portato gli altri magari sconosciuti, però li stanno facendo alla grande. Allora è merito suo, sì. Purtroppo non siamo riusciti a trovare, ma lui sa che, l'ho detto già, 4 anni fa, più o meno, 5 anni, l'opportunità che l'ho conosciuto, in una partita lì, che era San Paolo ancora, non era il Maradona, contro la Roma, se non mi sbaglio, acho che Cavani acho che ha fatto 2 gol, acho che 3 gol, no?
Io sono stato con lui, l'ho domandato, ho detto al presidente che lui doveva vincere un scudetto per provare che è vincere qua a Napoli. Lui mi ha detto così, ma chi ha detto che voglio vincere poi? Io voglio stare sempre lì sulla competizione, perché sennò devo spendere molti soldi, ma non spendi, tu devi vincendo, tu guadagni di più, perché c'è la TV, c'è il sponsor, c'è tutto, i giocatori sono valorizzato, si può fare. E mi pare che lui ha imparato, no? Perché la ultima che ho visto, che sta girando anche sui TikTok, no? Che lui era in macchina, penso che hai capito, no? Penso che hai capito e è più merito, sono sicuro che è merito suo, perché ti dico, vince qua un scudetto, vale per 10 dall'altra parte. Poi il popolo, no? I napoletani sono proprio appassionati per il calcio, sono proprio appassionati per la squadra, sono proprio attaccata e io mi auguro che sia così fino alla fine. Poi è chiaro che si è affidato anche agli uomini giusti, come Luciano Spalletti, che ha saputo trasformare giocatori come Lobotka, come lo stesso Juan Jesus. Sì, per questo che lo dico, non so, lui è merito su. C'è la fiducia perché Meretti, no, che era il portiere, stavano calciando via. Poi c'era 2 o 3 partite che si perdeva, doveva mandare via Spalletti. E ha avuto, no, manteniamo così che va a migliorare. È stato così, è merito suo, perché per essere deve avere anche la sensibilità del potenziale di ognuno, no? Perché quello lì, una partita può è sbagliato. Posso fare anche un'analisi, no? Sì. Di questo contro la Roma, no? Che è il Meretti, no? Ha uscito 2 o 3 palla, così, ha fatto un voto, un disastro, però su palo hai parato 2 o 3 palle importantissime. Non diciamo poi le altre partite che ha fatto proprio la partita proprio da 10, no? Così sono momenti perché purtroppo il portiere non può falhare, non può sbagliare mai, perché se sbaglia è gol. Il difensore può anche lì sbagliare, c'era uno lì da libero, poi c'è anche i portieri. E l'attaccante può sbagliare un gol perché poi hai un'altra opportunità da fare. Però il portiere ha sofferto e è merito di questo, no? Che fa un anno spettacolare. Allora, sono meriti di tutto, no? Per questo che è importante. Dobbiamo, quando fallo così, fallo come se giocassi ancora, però Napoli deve partire così, sempre con la concentrazione, il fuoco, che ancora non è finito il campionato, perché matematicamente non è ancora finito. Ma questo vedo che Spalletti c'è questa facilità, c'è questa sensibilità di capire questo e passare a tutti i giocatori. Per questo che sono sicuro che si arriva aí, non so, a fine o a metà aprile, fine di aprile, già si può festeggiare con il scudetto, con il terzo scudetto. Ha detto Ottavio Bianchi l'altro giorno quando abbiamo parlato che ti piaceva, Grande Ottavio ti Bianchi. piaceva tanto giocare con quelli con i piedi buoni, Sì, cioè spazio stretto, sì, palleggiare. sì. Con chi ti piaceva? Ti sarebbe Ma piaciuto giocare di questa squadra qua? Ce ne sta uno? No, io penso che Cavara è un giocatore che, come ho detto, è un po' sudamericano con la facilità che hai, con la mentalità di prima di arrivare alla palla, lui già sa che deve fare, perché i giocatori quelli qua in un calcio adesso, un calcio più moderno, più veloce, se tu devi stoppare, girare, poi fare un passo, poi fare una finta, allora, forse lui c'ha questa qualità, però ti dico, come proprio Osimhen, che è un giocatore che poteva fare tranquillamente da giocare come la prima punta, magari io un po' sulla destra o più sulla sinistra, poi Diego sulla destra invertito, che oggi si inverte muito, né? Il Mancino sul lato destro. Io penso che
perché poi abbiamo fatto anche con Andrea Carnevale, che abbiamo divertito, che lui era un po' più centrale, però c'è ora che lui doveva tornare indietro per marcare, perché io e Diego non marcava mai noi, loro che dovevano marcare. E Andrea faceva moltissimo bene, poi Bruno Giordano non, che era uno più da prima punta, no? Allora faceva io un po' sulla destra, facevo un po' girare, ma anche come dimenticata, ma sono dei giocatori come Lobotta, che è un giocatore che ha giocato molto bene, come... Dimmi una cosa, ma lo scudetto dell'88 lo hai rimpianto mai? No, io sì, sempre l'ho pianto, perché era una situazione che avevamo, se non mi sbaglio, 5 punti, no? Su una partita di confronto e purtroppo abbiamo perso -2, abbiamo perso 7 punti, no? Abbiamo buttato proprio, ma ti dico una cosa, che qua si parla molto di questo, di quello, una cosa che era molto chiara. Il Milan era molto più forte fisicamente, e a rosa sua, no? La squadra sua, gli 11 erano forti, però c'era una rosa che faceva la differenza e per me fisicamente era arrivata più forte, c'era più il Cavalloni, c'erano giocatori che erano molto più, diciamo così, preparato, perché noi avevamo una squadra, avevamo una rosa, però più corta che loro. Per questo l'ho fatta la differenza alla fine, è stata così. Abbiamo purtroppo perso un scudetto che quasi era in mano. Però è per questo che dico, il calcio si gioca. Si gioca e abbiamo perso in campo. Sicuramente, perché parlano sempre un sacco di stronzate, non esiste. Non esiste. Non esiste, perché si parla poi in nazionale che abbiamo perso perché quello sponsor voleva contro la Francia. No, la Francia è stato in 90 e 98, perché ha vinto in campo e ha giocato molto. È stato superiore in quel momento e poi una partita unica è così. In quella situazione noi avevamo anche le altre 3-4 partite lì da fare, ma abbiamo colorato, no? È così. Però ti dico, il mio periodo qua con Ottavio Bianchi, no? Che parla, a me lo trovava molto bene, perché qua per lavorare a Napoli, come è anche Spalletti, si deve lavorare molto e non si può dare molta libertà, deve essere serio. E lui era così in campo perché lui voleva che noi, Somiglia a Spalletti. sì, che noi davamo sempre il massimo oggi. Però purtroppo siamo arrivati in alguna situazione che non avevamo più gamba, hai capito, per giocare, che era difficile. Poi arrivavamo in periodo invernale, no? Che era più la pioggia, più cose, giocava... E il Milan ha vinto, ha fatto la differenza fisicamente. Però a me no? Il fatto di Ottavio Bianchi è una persona che rispetto molto. E dico così, parlavamo molto. Anche sulla partita che sono uscito lì a Stoccarda, no? Anche che aveva febbre, ho arrabbiato con lei, no? Ho detto, perché mi hai... No, tu già sei stanco, la partita è finita, 3-1, 3-1. Poi abbiamo, poi Nando lì sbagliato tutti a 3-3, ha detto, ma manicomio, Dio mio. Io perché volevo giocare sempre, come gli scudetti, volevo vincere sempre, perché alla squadra, poi la gioia di avere al fianco Maradona, Diego, no? Perché la voglia nostra era sempre di stare a fianco sull'allenamento che veniva una volta, 2 volte, però nos dava la soddisfazione, no? Di stare con lui, perché per noi, guardando lui in campo, era un divertimento. Io vedo sempre così, che il calcio, per noi brasiliani, per noi sudamericani, è giocare con un divertimento, con allegria, no? E purtroppo è scappata, diciamo così, questo secondo scudetto, no? Che sarebbe, no?
in 87-88. Ma niente, è stata una storia bellissima. Ma che emozione ti dà pensare che il Napoli può vincere per la prima volta lo scudetto senza Maradona, senza un giocatore come Diego? A me mi fa piacere perché noi abbiamo giocato per la città, per i tifosi. E sono sicuro che Diego c'è nel cielo sicuramente, come è stato in questo ultimo mondiale con l'Argentina e tutti quanto hanno vinto per lui. Io sono sicuro che sarà anche felice, molto felice, perché la storia nostra è incomparabile. Non so se è parola incomparabile, eh? Sì. Si vincerà il scudetto, sì. Non possiamo dire 100%, ma al 99% vinceremo questo scudetto. Però sarà un'altra storia, perché la nostra storia, la difficoltà che avevamo prima è enorme, è molto grande. Era molto grande, era la difficoltà di giocare contro le altre squadre che era tutto con potere. Questo sicuramente è questo giocatore che vincerà e farà quella sua storia, però quella lì è indimenticabile. Per me il primo scudetto è stato il più grande di tutto, perché sono 63 anni se non mi sbaglio, no? Sì, 61. 61. Sì. 66 87, sì, 61 anni. 61. Sono tanti anni, poi la posta, no? Le scommesse che hai fatto, Fellaino, cazzo, che ha portato Diego in Barcellona. Ho detto, questo è pazzo. No, hai creduto che poteva arrivare in scudetto. Poi da 2 anni o 3 anni di Maradona hai vinto, no? È arrivato 84, 2 anni, un presidente che per me grandi, che in questa storia è merito suo. Poi è andato giù, mi ha preso dal San Paolo, che era nel San Paolo, diceva che a me mi piaceva molto la birra. Ha detto, presidente, mi piace, però in campo non ti preoccupare che penso io. Antonio, tu hai detto che giochi per il tifo, no? Come tutti i grandi Sì. calciatori, come tutti i calciatori. Ecco, sei stato allo stadio Maradona, l'ultimo match. Sì. E come ti è sembrato il tifo napoletano rispetto È a un spettacolo diverso, perché prima da noi non c'era tutto quella lì di quella presentazione, no? Prima di iniziare, di chiamare tutte e due squadre, era completamente diverso. Ho visto proprio un spettacolo. C'era ragazza lì con un altro che cantava, che suonava lì, proprio un bellissimo spettacolo. Poi hanno apagato la luce, proprio diciamo così, una pezza di teatro spettacolare. Proprio mi ha lasciato molto felice, mi ha emozionato molto. Io sono stato un po' lì nascosto perché siamo arrivati a un po' di cose. Era cappellino, però ho registrato un po' di roba lì, mi ha lasciato molto, molto felice, molto emozionata, perché è una città che merita tutto questo momento che sta vivendo. Grazie, ragazzi, abbiamo... Va bene. Ok. Posso? Va bene. Bene?